Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Per 3 mesi ho aiutato un uomo in segreto. Facevo finta di conoscerlo appena. Poi, un giorno, stava quasi per sorprendermi mentre lasciavo un cestino davanti alla sua porta. Mi chiamo Anna. Ho 32 anni. Lavoro in una piccola biblioteca. La mia vita è tranquilla. A volte, forse troppo tranquilla. Vivo da sola in un piccolo palazzo. Le pareti sono sottili, quindi a volte sento gli altri ridere, parlare o guardare la televisione. Ma nel mio appartamento c'è solo silenzio. Mangio da sola, leggo da sola, dormo da sola. Al piano di sopra vive un uomo, si chiama Dario, ha 40 anni. Sua moglie è morta l'anno scorso. Le persone del palazzo dicono che una volta era gentile e socievole, ma ora sembra sempre stanco. I suoi occhi sono tristi, cammina lentamente e porta ancora la fede nuziale. Ogni mattina lo incontro nel corridoio. Lui dice «Buongiorno». Io rispondo «Buongiorno». Poi usciamo entrambi. E basta, non parliamo mai di più. A volte sento il profumo del tè nero provenire dal suo appartamento. A mia madre piaceva il tè nero. È morta 3 anni fa. Così ogni volta che sento quel profumo penso a lei. La porta di Dario è vecchia e marrone. Davanti c'è un piccolo zerbino. Sul tappetino c'è scritto «Benvenuto». Ma nessuno va mai a trovarlo. Il mio segreto è iniziato in un freddo lunedì mattina. Ero seduta nel mio appartamento quando ho sentito un rumore provenire dal piano di sopra. All'inizio pensavo fosse il vento. Poi ho capito. Dario stava piangendo. Il suo pianto era sommesso, quasi nascosto, ma io l'ho sentito. E mi ha spezzato il cuore. Volevo aiutarlo. Ma non eravamo amici, eravamo solo vicini di casa. Io ero timida, lui era silenzioso. Così ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Ho iniziato ad aiutarlo senza mostrargli il mio volto. La prima volta ho scritto un piccolo biglietto, diceva «Non sei solo, vicino». L'ho fatto scivolare sotto la sua porta. Poi sono corsa giù per le scale. Le mie mani tremavano. La mattina seguente Dario mi ha salutata come sempre. Non ha detto nulla del biglietto. Forse non sapeva cosa dire. Forse non voleva chiedere, ma ho notato una cosa. Le sue spalle non erano più così curve. I suoi occhi non guardavano più sempre il pavimento. Per un attimo mi è sembrato che stesse quasi sorridendo. Per me era abbastanza. Così ho continuato. La settimana dopo ho lasciato un altro biglietto, poi un altro ancora, sempre breve, sempre senza firma.
Un lunedì sono salita con un nuovo biglietto in mano. Diceva: oggi può ancora essere una bella giornata. Il corridoio era vuoto. Mi sono chinata e ho fatto scivolare il foglietto sotto la sua porta. Poi ho sentito dei passi. Il mio corpo si è irrigidito. Mi sono alzata troppo in fretta e le chiavi mi sono cadute di mano. Hanno fatto un forte rumore sul pavimento. Sono rimasta immobile, con la paura che qualcuno uscisse, ma il corridoio è rimasto vuoto. Ho raccolto le chiavi e sono corsa giù per le scale. Il mio segreto era ancora al sicuro. Qualche giorno dopo ho incontrato Dario vicino all'ascensore. Portava 2 pesanti borse della spesa. In una c'era del pane, nell'altra c'erano delle verdure. Sembrava stanco. Gli ho tenuto aperta la porta dell'ascensore. «Buongiorno», ha detto. «Buongiorno», ho risposto. Siamo rimasti in silenzio. Poi una carota è caduta da una delle sue borse. L'ho raccolta e gliel'ho data. «Grazie», ha detto. Il suo sorriso era piccolo, triste ma sincero. Quando siamo arrivati al suo piano, lui si è diretto verso la sua porta. Io l'ho seguito perché stavo prendendo le scale. «Ha bisogno di una mano?» gli ho chiesto. Si è fermato e mi ha guardata. Per un momento sembrava sorpreso. «No, grazie», ha risposto. «Sto bene». Ma le sue mani tremavano. Davanti alla sua porta ho visto una piccola rosa in un vaso blu. Il fiore era rosa, ma le foglie erano secche. Dario lo guardò con dolcezza. «A mia moglie piacevano le rose», disse. Era la prima volta che parlava di lei. «È bellissima», dissi. «Sì», rispose. «Ma mi dimentico di annaffiarla». Dopo che entrò in casa, rimasi lì per un momento. La rosa sembrava avere sete. Quella notte non riuscii a dormire, così riempii una piccola tazza d'acqua. Quando il palazzo era buio e silenzioso, salii al piano di sopra. Versai l'acqua nel vaso blu. La terra era così secca che assorbì l'acqua subito. Dario non lo seppe mai. Ma io mi sentivo felice. Era un altro piccolo segreto. Qualche sera dopo, la pioggia batteva contro la mia finestra. Stavo leggendo quando sentii Dario tossire al piano di sopra. Ancora e ancora. La tosse era profonda e dolorosa. Posai il libro e ascoltai. Poi la tosse si fermò. Quel silenzio mi fece preoccupare ancora di più. Chi si prende cura di un uomo solo quando è malato? Andai in cucina. Avevo delle carote, delle patate, del pollo. Così preparai una zuppa semplice, una zuppa calda, proprio come quella che preparava mia madre quando stavo male. Diceva sempre che la zuppa poteva aiutare il corpo e il cuore. Quando fu pronta,
la versai in una ciotola e la coprii. Poi scrissi un biglietto. Da un vicino. Guarisca presto. Non firmai il mio nome. Non ancora. Portai la ciotola al piano di sopra. Il corridoio era vuoto. La lasciai davanti alla porta di Dario. Poi bussai piano 2 volte e corsi giù per le scale. Nel mio appartamento rimasi ad ascoltare. Una porta si aprì. Passi lenti. Poi la porta si richiuse. Aveva preso la zuppa. Quella notte dormii serenamente e al piano di sopra Dario non tossì più. La mattina seguente aprii la porta del mio appartamento e vidi un biglietto piegato sul mio zerbino. Le mie mani tremavano mentre lo raccoglievo. La scrittura era ordinata. Diceva: «Grazie, la zuppa era perfetta. Dario». Strinsi il biglietto al petto. Lo sapeva, o forse lo aveva intuito, ma non fece domande. Erano le sue prime vere parole per me. Non solo buongiorno. Parole vere, parole gentili. Misi il biglietto al sicuro nel mio cassetto. Fu così che tutto ebbe inizio. Una ciotola di zuppa, un piccolo biglietto, un semplice grazie, e in qualche modo sentivo che era solo l'inizio. La domenica diventò il mio giorno speciale. Ogni domenica mi svegliavo presto, preparavo del tè caldo, compravo il pane fresco dal panificio, preparavo tutto con calma e con cura. La prima domenica lasciai solo il tè, lo versai in un termos, così sarebbe rimasto caldo. Poi scrissi un piccolo biglietto. Il tè della domenica da un'amica. Lo lasciai davanti alla porta di Dario. Bussai una volta. Poi tornai in fretta al piano di sotto. Più tardi trovai un suo biglietto sul mio zerbino. Il tè era buonissimo, grazie vicina. Da quel momento continuai a farlo. La domenica successiva aggiunsi del pane, poi della frutta, a volte della marmellata, a volte del burro, piccole cose, cose semplici, ma erano importanti. Annaffiavo anche la rosa quando nessuno mi vedeva. Le mattine della domenica erano silenziose. La maggior parte delle persone dormiva fino a tardi. Il corridoio rimaneva vuoto. Era il momento perfetto per il mio gesto segreto di gentilezza. Ogni settimana la rosa sembrava stare meglio, le foglie diventavano più verdi. Il fiore si apriva sempre di più, sembrava essere tornato in vita, e anche Dario cambiava. I suoi biglietti diventavano sempre più lunghi. In uno c'era scritto: «Le domeniche mattina ora sono più facili da affrontare». In un altro: «Questo pane mi ricorda casa». Mia moglie comprava sempre lo stesso tipo. Conservavo tutti i suoi biglietti nel mio cassetto. 10 biglietti, 15 biglietti, poi 20. A volte li leggevo la sera. Mi facevano sorridere.
Lui non conosceva il mio nome e io non glielo dicevo, non ancora. Per il momento i biglietti bastavano, il tè bastava, la gentilezza silenziosa bastava, ma i segreti non rimangono nascosti per sempre. Un mercoledì pomeriggio andai a controllare la posta. Vicino alle cassette della posta 2 donne stavano parlando, Cora e Beth. Non mi videro, così mi fermai. Stavano parlando di Dario. Pover'uomo, disse Cora, è solo da 1 anno, dovrebbe andare avanti. È ancora troppo presto, rispose Beth. Sua moglie è morta solo l'anno scorso. Poi Beth abbassò la voce. Ho visto del cibo davanti alla sua porta. Qualcuno gli sta lasciando delle cose. Sentii lo stomaco stringersi. Chi? Chiese Cora. Non lo so. Forse la ragazza tranquilla del piano di sotto. Parlavano di me. Il mio viso diventò caldo. Me ne andai senza nemmeno prendere la posta. Quella sera vidi Dario nella lavanderia. Entrò anche Cora. Guardò Dario. Poi guardò me. Il suo sorriso era strano. Ciao a voi 2, disse. La stanza diventò improvvisamente imbarazzante. Dario abbassò lo sguardo. Cora disse: «È una bella serata per un nuovo inizio». Dario capì cosa voleva dire. La sua espressione cambiò. I suoi vestiti erano ancora bagnati, ma li tirò fuori in fretta dalla lavatrice e se ne andò. Dopo quel giorno ebbi paura. La gente osservava, la gente parlava. Quella notte non lasciai nulla davanti alla porta di Dario, nessun biglietto, niente cibo, niente tè. Ma quando arrivò la domenica non riuscii a fermarmi. Mi svegliai alle 5 del mattino. Il palazzo dormiva ancora. Lasciai il tè davanti alla sua porta, annaffiai la rosa e scrissi un biglietto. Non ascoltare quello che dicono. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Il lunedì trovai la sua risposta ad aspettarmi. Grazie per aver capito. La gente parla troppo. Il tuo tè mi aiuta più di quanto possano immaginare. Dopo quel momento lo capii. Adesso eravamo in 2 a proteggere quel segreto. Venerdì sera arrivò un temporale. La pioggia colpiva forte le finestre. I tuoni facevano tremare il palazzo. Non riuscivo a dormire. Poi vidi la rosa davanti alla porta di Dario attraverso la finestra del corridoio. Il vento fece cadere il vaso. Il gambo si spezzò. Il fiore rosa cadde a terra. Mi si strinse il cuore. Dario sarebbe stato triste quando l'avesse visto. Poi sentii un altro rumore provenire dal piano di sopra. Un bambino che tossiva. Non Dario, un bambino. La tosse era forte e dolorosa. Poi sentii il bambino piangere. C'era qualcuno in visita da lui, forse sua sorella, forse sua nipote. Andai in bagno
e trovai delle pastiglie per la tosse e dell'olio caldo. Mia madre me li aveva dati tanto tempo fa. Li misi in un piccolo sacchetto, poi scrissi un biglietto. Massaggiate il petto con l'olio caldo, solo 2 pastiglie per la tosse. Mescolate miele con acqua calda, tenete il bambino al caldo. Indossai il cappotto e salii al piano di sopra. Il temporale era ancora forte. Lasciai il sacchetto davanti alla porta di Dario, bussai una volta e corsi di nuovo al piano di sotto. Più tardi la tosse diventò più leggera, poi si fermò. La mattina seguente trovai un lungo biglietto ad aspettarmi. Cara vicina, il tuo aiuto ci ha salvato la notte. Mia nipote stava male. Mia sorella era spaventata. L'olio e le medicine hanno aiutato. Ora dorme. Grazie. Dario. Mi sedetti con le lacrime agli occhi. Era per questo che aiutavo, non per ricevere elogi, ma perché la gentilezza può cambiare una notte. La rosa era spezzata, ma andava bene così. Una nuova rosa poteva sempre crescere. Il martedì arrivò con il sole e un'aria tiepida. Portai un cestino al piano di sopra, mele, arance, uva. Il cestino era pesante, ma bellissimo. Lo posai con cura davanti alla porta di Dario, ma prima che potessi rialzarmi, la porta si aprì, troppo in fretta. Il mio cuore fece un balzo. Dario era lì, i suoi occhi erano spalancati, le chiavi gli caddero di mano e finirono sul pavimento. Aspetta, disse, ma io non potevo aspettare. Non così, non ancora. Corsi giù per le scale, stavo quasi per inciampare, ma mi aggrappai al corrimano. Il mio viso bruciava per la paura e la vergogna. Non doveva andare così. Raggiunsi il mio appartamento. Le mie mani tremavano così tanto che non riuscivo ad aprire la porta. Finalmente entrai e la chiusi alle mie spalle. Mi appoggiai alla porta, respirando in fretta. Mi aveva vista. Lo sapeva. Avrebbe pensato che fossi strana. Lo avrebbe detto a tutti. Rimasi in casa per tutto il giorno. Non controllai la posta. Non uscii. Quella sera preparai la cena, ma non riuscii a mangiare. Tutto sembrava sbagliato. Il mio segreto non era più al sicuro. Quella notte una lettera scivolò sotto la mia porta. Sentii il foglio scorrere sul pavimento. Il mio cuore iniziò a battere forte. Lo raccolsi e mi sedetti. La calligrafia era ordinata e curata. Cominciava con 2 parole. Mia amica. Lessi lentamente. Mia amica, grazie. Non solo per oggi, ma per tutto. Grazie per la zuppa, il tè, le medicine, i biglietti e la frutta. Mi hai aiutato a respirare di nuovo. Mi hai aiutato a sperare di nuovo. Non conosco il tuo nome, ma so che hai un cuore gentile. Ti prego, non vergognarti. Ti prego,
non scappare. Capisco la paura. Capisco i segreti. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Quando sarai pronta, potremo incontrarci. Fino ad allora ti sarò grato, il tuo amico Dario. Gli occhi mi si riempirono di lacrime, ma stavo anche sorridendo. Aveva capito. Non mi considerava una persona strana, non mi aveva fatto pressione, stava semplicemente aspettando. Alla fine della lettera aveva scritto un'ultima frase. L'uva era dolcissima e per favore ricordati di questo. Anche tu non sei sola. Strinsi la lettera contro il petto. Poi la misi nel cassetto insieme alle altre. Ormai erano davvero tante. Ognuna era preziosa. Il giorno dopo decisi di essere coraggiosa. Non mi sarei più nascosta. Giovedì pomeriggio mi fermai davanti alla porta di Dario. La mia mano tremava, ma bussai 3 volte. Dario aprì la porta. Per un istante sembrò sorpreso. Poi il suo volto si addolcì. «Ciao», disse. «Ciao», risposi. «Possiamo parlare?» «Sì», disse. «Prego, entra». Il suo appartamento profumava di libri e di tè. Alle pareti c'erano delle fotografie di sua moglie. Preparò il tè per entrambi. Ci sedemmo al tavolo di legno della cucina. Per un po' nessuno dei due parlò. Poi finalmente lo dissi. «Sono io la vicina. Ho lasciato i biglietti, la zuppa, il tè della domenica, le medicine, tutto quanto». Lui annuì. «Lo so», disse con dolcezza, ma mi lasciò comunque continuare. «Perché?» mi chiese. Non con rabbia, solo con gentilezza. Abbassai gli occhi verso la mia tazza. «Mia madre è morta 3 anni fa», dissi. «Il cancro l'ha portata via lentamente. Dopo la sua morte, il mio appartamento è diventato così silenzioso. Mi sentivo come se fossi scomparsa anch'io». La mia voce si spezzò. Feci un respiro e continuai. «Quando quella mattina ti ho sentito piangere, ho riconosciuto quel suono, conoscevo quel dolore, non riuscivo a bussare alla tua porta, avevo troppa paura, ma potevo lasciarti dei piccoli gesti». Dario allungò la mano oltre il tavolo e sfiorò la mia per un breve, silenzioso istante. «Non erano piccoli gesti», disse, «erano tutto». Poi mi parlò di sua moglie. Era stata malata per 2 anni. Ospedali, speranza, paura, poi il silenzio. «Siamo persone diverse», disse, «ma conosciamo lo stesso tipo di solitudine». Annuii. «Il dolore riconosce il dolore». Rimanemmo seduti in silenzio. Fuori il sole era ormai basso. Una luce arancione riempiva la stanza. «Grazie per avermi visto», disse Dario. Non come un povero vedovo, ma semplicemente come un uomo
che aveva bisogno di aiuto. Grazie per avermi capita, risposi, e per non aver giudicato il mio segreto. Poi Dario si alzò. Voglio mostrarti una cosa. Prese una piccola scatola di legno da uno scaffale, si sedette accanto a me e la aprì con delicatezza. Dentro c'erano dei fogli, tantissimi fogli, tutti i miei biglietti, uno per uno, perfino il primo. Non sei solo vicino, mi mancò il respiro. Li hai conservati? Sì, rispose. Mi hanno aiutato a continuare a vivere. Prese un biglietto. Oggi può ancora essere una bella giornata. È arrivato in uno dei giorni più bui della mia vita, disse. Non avevo mangiato, non mi ero nemmeno alzato dal letto. Poi ho trovato questo. Ne prese un altro. Anche per te splende il sole. Mia moglie diceva spesso una cosa simile, disse. Non so come tu abbia fatto a saperlo. Non lo sapevo, sussurrai. Quelle parole mi sono venute dal cuore. La scatola rimase aperta tra noi. Era piena di fogli, ma sembrava piena di qualcosa di molto più grande, gentilezza, speranza. La prova che perfino degli sconosciuti possono prendersi cura l'uno dell'altro. E adesso cosa succede? Chiesi. Dario chiuse la scatola con delicatezza. Non abbiamo fretta, disse. Facciamo un passo alla volta. Prima amici, dissi. Lui sorrise. Sì, prima amici. Magari ogni tanto prendiamo un tè insieme, dissi. Magari facciamo una passeggiata, aggiunse lui. Magari piantiamo una nuova rosa, proposi. Il suo sorriso diventò ancora più grande. Una nuova rosa per un nuovo inizio. Il sabato mattina arrivò luminoso e tranquillo. Nell'aria si sentiva la primavera. Io e Dario andammo in un negozio di giardinaggio. C'erano rose rosse, bianche e gialle, ma noi scegliemmo una rosa rosa, come quella di prima. Però più forte, dissi. La donna del negozio ci diede del buon terriccio. Le rose hanno bisogno di cure, disse. Io e Dario ci guardammo. Lo sappiamo, rispose lui. Portammo la rosa sul suo balcone. Il balcone era piccolo, ma il sole era caldo. Dario versò il terriccio in un vaso grande. Io lo mescolai con le mani. Sistemammo la rosa con attenzione, non troppo in profondità, non troppo in alto, proprio alla giusta altezza. Poi la annaffiai lentamente. Le foglie brillavano alla luce. Sembra felice, dissi. Sembra la speranza, rispose Dario. Restammo lì insieme. Sotto di noi passavano alcuni vicini. Qualcuno alzò lo sguardo. Forse avrebbero parlato. Forse si sarebbero fatti delle domande. Ma questa volta non mi importava. Il segreto era finito. Ma
era iniziato qualcosa di ancora più bello. La domenica rimase un giorno speciale, solo che adesso la condividevamo. Grazie, Anna, disse Dario. Sentire il mio nome pronunciato dalla sua voce mi riempì il cuore di calore. Grazie a te, Dario, risposi, per aver aspettato, per avermi capita e per essere stato coraggioso anche tu. La rosa era lì, tra noi, piccola. Rosa, viva. Il passato era ancora con noi, sua moglie, mia madre, le persone che avevamo amato, il dolore che portavamo nel cuore, ma il passato non ci impediva di guarire, ci aveva resi più dolci, più gentili, ci aveva aiutati a capirci. Due persone sole erano un po' meno sole. Due cuori spezzati erano ancora feriti, ma stavano guarendo. A volte la gentilezza nasce nel silenzio. A volte un piccolo biglietto può aprire una porta. A volte una ciotola di zuppa, una tazza di tè o una rosa possono cambiare tutto. Grazie per aver guardato tutta la storia. La storia di Anna e Dario ci insegna una bellissima lezione. A volte un piccolo gesto di gentilezza può toccare il cuore di una persona sola. Un po' d'acqua per una rosa, una ciotola di zuppa calda, una tazza di tè, un semplice biglietto. Sembrano cose piccole, ma per chi si sente solo possono significare tutto. Anna ha aiutato Dario in segreto, ma poco a poco la sua gentilezza ha aiutato anche il suo cuore a guarire. Perché quando doniamo gentilezza, portiamo luce anche nella nostra vita. La parola italiana di oggi è gentilezza. Significa kindness. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola gentilezza. Per esempio, Anna ha mostrato grande gentilezza verso Dario. Oppure, la gentilezza può cambiare la giornata di una persona. E dici anche, tu aiuteresti un vicino solo come ha fatto Anna? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a migliorare il tuo italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.